Ciao, sono Elvis e oggi non ho un nuovo dramma da recensire, però attenzione al magheggio. Sapete che vi ho detto che l'unica cosa che in questo momento riesce a sostenere la mia concentrazione lacunosa sono i drammi trash. Ho fatto una scoperta ieri, ed era stato pubblicato da un giorno. Ho scoperto la versione drama trash Made in China di Marry My Husband, che io ho recensito in lungo e in largo. Avevo letto anche il webtoon da cui è tratto, e quindi ho riconosciuto subito, prima ancora di leggere i commenti che effettivamente confermavano la fonte, avevo riconosciuto l'outfit della protagonista che nella sua prima outfit, se così si può chiamare, diciamo, che nella sua prima apparizione indossa il pigiama ospedaliero con questa cuffia grigia di lana spessa per coprire appunto la testa calva a causa delle cure contro il cancro. E ovviamente l'ho guardato, cioè, che domande. E vabbè, mi ha fatto un po' sorridere perché allora partiamo dal presupposto che è ovviamente la versione trash, ok? E, si sono concentrati sul corpo centrale della storia, ovvero la vendetta della protagonista. Hanno apportato poi qualche modifica, tipo la protagonista ha questa voglia rossa sul viso inizialmente che sembra un angioma, che poi quando lei rinasce viene miracolosamente guarito da non si sa che cosa e le lascia la pelle di porcellana. Proprio credibilissima come cosa. Ma vabbè, siamo nel drama trash land e vabbè, quindi accettiamo anche questo. E diciamo che una delle grandi differenze che ho notato è che il protagonista maschile, anche a lui alla seconda occasione di vita, come sappiamo, perché ripeto, è abbastanza, diciamo nei punti salienti, è abbastanza fedele alla storia originale ripresa dal K-drama. Però qui il protagonista maschile è un pochino più presente, nella fattispecie interviene tante volte a levare a lei le castagne dal fuoco mentre cerca di portare avanti la sua vendetta verso i due antagonisti, migliore amica fasulla ed ex fidanzato che nella prima vita era diventato poi marito, che l'hanno fatta fuori, ecco. E c'è solo che sì, lei sa che cosa è successo e cerca di mettersi al riparo, però non sembra mai arrivare al dunque della vendetta effettiva, perché si mette in atto alcune azioni che effettivamente le si volgono a favore, le fanno avvolgere gli eventi che sono successi a suo favore. Però poi quando deve un attimino concretizzare il risultato sembra quasi boccheggiare e quindi interviene lui splendido, splendente a salvare la situazione. Che dico, carino, galantuomo, tutto quello che vuoi, però mi va a svalutare, a svilire un po' la figura femminile che invece c'è nella seconda vita, quantomeno nella storia originale, ci fa vedere i sorci verdi a tutti. E lì lui c'è, sì, lui è a fianco, lui è un sostegno, però è lei che porta avanti, come deve essere poi, perché è lei la vittima, è lei che porta avanti tutto il suo proposito di vendetta. E c'è da dire che ovviamente il tempo a disposizione è limitato, quindi non è che si potevano fare chissà che magheggi, diciamo. Però è anche vero che le copie secondarie sono tagliate completamente, cioè proprio non esistono. Esiste la sorella del protagonista solo ed esclusivamente perché c'era un equivoco nella vita precedente per cui lei pensa che inizialmente questa ragazza sia la fiamma di lui prima di scoprire che è la sorella, e quindi questo crea un po' di equivoco di nuovo tra i due protagonisti.
però non c'è l'interesse amoroso di questa, non c'è la collega col marito fedifrago a sua volta anche per lei, con il direttore dell'azienda molto più giovane di lei che le fa il filo, cioè hanno cambiato, hanno veramente sfrondato molto. Hanno tolto anche tutta la backstory dell'antagonista, il passato che la falsa amica e la protagonista condividono, ovvero i due genitori che hanno piantato le rispettive famiglie per sfuggire insieme e che hanno determinato la vita familiare assolutamente triste dell'antagonista, perché la madre la incolpa della fuga del marito, che vabbè. E invece, nonostante la mancanza della madre, gli sforzi del padre della protagonista per farle avere una vita il più felice possibile, ecco. Non c'è proprio l'intervento, diciamo, divino del padre prima della sua reincarnazione, ecco, l'hanno asciugata molto in questi termini, rimane il corpo centrale della vendetta che a volte hanno forse un po' esagerato, diciamo, nell'asciugatura, perché tipo anche tutte le scene, quelle super power in cui lei va a pranzo con gli ex suoceri che la trattano a pesce in faccia e lei gli restituisce tutti i pesci in faccia, è molto più attenuata, è molto meno di impatto, però ecco, ripeto, cioè, dobbiamo partire dal presupposto che questo è un drama trash, o perlomeno io così lo definisco, il tempo a disposizione è quello che è e quindi hanno cercato di fare del loro meglio. Ecco, dicendovi poi che è un dramma che è uscito in settimana, perché è uscito pochi giorni fa uno, e vedendo la tendenza di questo tipo di prodotti che ci sono su YouTube a riciclare le stesse storie e a proporle in 1500 versioni diverse con attori diversi e poco altro di diverso, non escludo che si possa riciclare anche questa storia e proporla in mille salse diverse. Io vi dico già che la guarderò perché sono scoperta come i bambini che mi piace rivedere le stesse, non le stesse cose, però cose che quantomeno nell'essenza sono le stesse, quindi hanno la stessa trama, le dinamiche sono sempre più o meno quelle, con poca variazione. E vabbè, io le guardo anche perché, come dicevo prima, cioè questo tipo di prodotto al momento è l'unico che è in grado di tenere la concentrazione, non la conversazione, aiuto a straparlo. Bene, così straparlando, vi metto il link qua sotto di questo grande prodotto di intrattenimento che è, come dicevo, la versione drama trash di Marry My Husband, di cui non potevamo fare a meno a quanto pare. E basta, mi fermo qui. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!